Immaginate, siete in Giappone e siamo nel 1800. Siete un giovane ragazzo giapponese e volete iniziare a fare karate. Secondo voi, come funzionava in passato se volevi dedicarti a un'arte marziale? Cosa dovevi fare se volevi fare karate in Giappone e volevi diventare allievo di un bravo maestro? Come si veniva a contatto con un maestro? Quanto costava allenarsi? Chi poteva allenarsi? E soprattutto, a chi dovevi rivolgerti? Scopriremo questa curiosità dopo la sigla. Beh ragazzi, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene ragazzi, partiamo con il video di oggi. Siamo nel 1800, siete un giovane ragazzo di Okinawa e volete fare karate. Nel 1800 il karate non è ancora famoso, lo conoscono veramente in pochi. In verità il karate è confinato su un'isola, l'isola di Okinawa, e viene praticato nella massima segretezza. Chi lo pratica infatti lo fa di nascosto per nascondersi dal governo che aveva istituito il divieto di praticare le arti marziali. Se volevi praticare karate durante il 1800 o anche prima a Okinawa, non avresti potuto andare in una scuola perché non esistevano ancora. Era molto ma molto tutto più complicato. Del karate, di questo addestramento, si sapeva poco e chi sapeva non ne parlava. Quindi bisognava avere una cosa che oggi viene chiamata raccomandazione. In pratica dovevi avere i contatti giusti, le conoscenze giuste e sapere a chi rivolgerti. E doveva essere anche una persona molto fidata. Ma quindi gli insegnanti, i maestri di karate, come andavano avanti, come tiravano avanti? Avevano abbastanza allievi per vivere e qui viene il bello. Prima di tutto gli insegnanti della vecchia scuola non insegnavano per soldi. Ai maestri infatti non importava se avevano pochi allievi, anzi era meglio avere poche persone ma che fossero ben determinate. I maestri infatti accettavano solo studenti con un carattere forte e, come ho già detto, dovevano essere devoti e determinati. Inoltre i maestri prendevano molto sul serio le arti marziali e volevano assolutamente evitare di insegnare le arti marziali alle persone sbagliate o che non lo meritavano. E quindi come si pagava il maestro? Molto spesso l'insegnante chiedeva al suo allievo di svolgere i lavori in casa o nel giardino, poteva incaricarli di fare lavori che andavano avanti per settimane o per molti mesi. Oltre al fatto che i lavori servivano per pagare poi gli insegnamenti che venivano fatti, i lavori servivano anche al maestro per potersi rendere conto del vero carattere dello studente. E quindi ti avrebbero ordinato di fare moltissime cose, appunto come lavorare il giardino, rimettere a posto tutta la casa, fare delle riparazioni, preparare il pranzo, lavare i vestiti. Insomma, sicuramente ti avrebbero trovato sempre qualcosa da fare. L'addestramento sarebbe iniziato solo dopo che il maestro si fosse ritenuto soddisfatto dello studente e del suo carattere. Ogni buon studente infatti doveva dimostrare l'autodisciplina, il rispetto, le buone maniere e l'obbedienza. E questi erano subito i primi elementi che un maestro valutava. Questo veniva fatto anche perché il maestro si assicurava che lo studente capisse il valore di quello che gli veniva insegnato. Lo studente doveva capire fin da subito che addestrarsi nelle arti marziali non era un gioco, non era un passatempo e non sarebbe stata una cosa da poco, ma sarebbe stato un percorso fatto di regole molto severe, regole severissime da seguire e da allenamenti molto intensi. Quindi l'allievo doveva dimostrare un forte senso di lealtà, qualcosa che è molto importante
importante nella società giapponese ancora oggi. Considerate poi che dal momento che avresti svolto tanti lavori per il maestro e avresti potuto farlo anche per tanto tempo, le possibilità che poi tu abbandonassi le lezioni di karate erano praticamente nulla. Il motivo è semplice: non avevi pagato comodamente la tua rata mensile con soldi, ma avevi pagato con una risorsa molto più preziosa, il tuo tempo e la tua fatica. In questa cosa avresti investito molto tempo e molto impegno. I maestri lo sapevano naturalmente, sapevano che accettando di insegnarti avrebbero anche loro investito del tempo su di te, magari insegnandoti anche cose, diciamo, segrete. E quindi volevano assicurarsi che tu avessi sviluppato poi alla fine un legame così forte con loro che questo legame ti avrebbe impedito di andartene all'improvviso. Insomma, il tutto si basava su un unico concetto: la lealtà. Fare i lavori per il maestro però non bastava. Se volevi diventare allievo di un maestro avresti dovuto davvero fare tantissime cose, praticamente tutto quello che il maestro ti chiedeva: andargli a fare la spesa, lavare la sua biancheria, e naturalmente non potevi dimenticarti di portargli regolarmente dei regali: sake, carne, frutta, dolci. Ma anche dopo aver fatto tutte queste cose, molte volte i maestri si rifiutavano lo stesso di insegnare le arti marziali. Non era automatico e scontato che il maestro poi ti avrebbe insegnato, e non era facile, e molte volte la richiesta andava male. Questo, come ho già detto, è perché i maestri volevano essere assolutamente, veramente sicuri a chi avrebbero insegnato le arti marziali, anche perché poteva essere pericoloso a quei tempi. Vi faccio un esempio. Dopo aver studiato il karate per circa 10 anni, Kanbun Uechi, che è stato il fondatore del karate Uechi Ryu, aprì la sua prima scuola in Cina. Il dojo di Kanbun iniziò a prendere numerosi allievi fin da subito ed ebbe molto successo, fino a quando però non avvenne un fatto terribile. In una rissa tra ragazzi, uno degli allievi della sua scuola uccise un uomo. Da questo esempio si capisce sicuramente perché i vecchi maestri avevano motivo di scegliere con cura i loro allievi. Insomma, avete capito come e perché avveniva la scelta degli allievi. Una volta ammessi però, come funzionava? Come funzionava l'allenamento una volta che il maestro ti aveva detto sì? Questo lo scrive lo stesso Gichin Funakoshi nel suo libro. Come ho già detto, a quel tempo la pratica del karate era vietata dal governo, quindi le sessioni di allenamento dovevano svolgersi in segreto. Agli allievi era severamente vietato di parlare dei loro allenamenti. Dai loro insegnanti gli veniva vietato di parlarne con chiunque. Non si poteva dire che stavano imparando l'arte, la pratica del karate. Inoltre, visto che gli allenamenti dovevano rimanere segreti e lontani dagli occhi dei curiosi, naturalmente gran parte della pratica del karate si poteva svolgere solo di notte e, come ho detto, in gran segreto. Funakoshi scrive nel suo libro: il giorno andavo a scuola regolarmente, ma durante la notte, nel cuore della notte, facevo di nascosto la strada da casa mia fino a casa del maestro. Portavo con me una piccola lanterna quando le notti erano più buie. Arrivavo fino alla casa del maestro e notte dopo notte tornavo a casa di nascosto dopo l'allenamento poco prima dell'alba. Praticavo ripetutamente un kata, un solo kata, settimana dopo settimana, mese dopo mese, finché non avessi ricevuto la soddisfazione del mio insegnante. Questa ripetizione costante di un singolo kata, di un singolo esercizio, era estenuante, spesso esasperante, a volte umiliante. La pratica era rigida e non mi era mai permesso di apprendere nuove tecniche, almeno fino a quando non avessi compreso in modo soddisfacente quella su cui stavo lavorando. Anche se notevolmente avanti negli anni, il mio maestro sedeva sempre rigido come un pezzo di legno sul suo balcone quando io mi allenavo all'aperto. Il mio maestro indossava un'akama e aveva una piccola lampada accanto a lui, ma io a volte ero talmente stanco, talmente spossato e talmente sfinito che mi ritrovavo praticamente incapace sia di distinguere il mio maestro che di vedere anche la lampada. Dopo aver eseguito un kata attendevo il giudizio verbale del mio maestro. Era sempre conciso, se rimaneva insoddisfatto della mia tecnica gridava «fallo ancora!» oppure continuava ancora, ancora e ancora, finché il sudore mi accecava e io cadevo a terra dalla fatica. Era il suo modo di dirmi che c'era ancora qualcosa da imparare. Era il modo del maestro per dirmi che c'era ancora qualcosa da migliorare. Poi, se avesse trovato i miei progressi soddisfacenti, il suo verdetto sarebbe stato espresso con una sola parola: va bene.
e quella sua parola, bene, era il suo più grande elogio. Tuttavia non avrei mai osato chiedergli di iniziare una nuova tecnica o un nuovo kata, la decisione spettava solo al maestro. Dopo aver ascoltato le parole di Funakoshi, ci siamo resi conto di che sacrificio doveva essere imparare. Quindi non solo dovevi sopportare lavori per settimane e mesi prima di iniziare ad allenarti, poi dovevi allenare lo stesso kata, lo stesso esercizio più e più volte anche dopo che eri stato accettato come studente. Ecco come funzionava il karate a quel tempo. Quindi non sceglievi di fare karate per avere un passatempo divertente. Quando ti sacrificavi così tanto per entrare nel mondo delle arti marziali, non poteva essere un passatempo, ma diventava la tua vita. Con questo metodo chiaramente si ottenevano risultati incredibili. Ed infatti questo lungo ed estenuante processo di selezione e di addestramento ha prodotto alcuni dei maestri più importanti che conosciamo ancora oggi nella storia del karate. Questi uomini avrebbero continuato a praticare con lo stesso impegno se avessero potuto comodamente acquistare le loro lezioni di karate per pochi soldi. Avrebbero ottenuto lo stesso risultato se, insoddisfatti di una scuola, semplicemente andavano via e andavano a iscriversi da un'altra parte. E avrebbero ottenuto lo stesso risultato potendo saltare alcune lezioni. Vi ricordo infatti che il non presentarsi ad una sola lezione era automaticamente essere cacciati via. Oggi, se non vi trovate bene in un dojo, potete andare via, pagate e iniziate immediatamente da un'altra parte. Questo non era possibile farlo in passato. Essere cacciato da un maestro voleva dire automaticamente che nessun altro maestro ti avrebbe mai più dato la possibilità di allenarti nel karate. Ma dal momento che questi ragazzi avevano invece pagato con il loro tempo, il loro sudore, versando le lacrime, lavorando, spezzandosi la schiena e sputando sangue, avevano appreso sentimenti di lealtà e rispetto, avevano investito molto di più di quanto in realtà si aspettavano da questa cosa chiamata karate e non lo avrebbero lasciato mai più. Seguire questa strada avrebbe fatto di questi ragazzi dei veri esperti e difatti così è stato. Questo modo di fare karate aveva però un grande difetto, ovvero, come ho già detto, non potevi fare nessuna domanda. Non ti veniva insegnato quello che ti piaceva, ma ti veniva insegnato quello che il maestro riteneva ti servisse. E quello che ti serviva nel karate lo decideva il maestro. Potevi solo stare in silenzio ed allenarti. Se tu avessi provato a chiedere qualcosa al maestro, se avessi provato a fare una sola domanda al maestro, saresti stato immediatamente buttato fuori prima ancora di finire la tua domanda, perché questa sarebbe stata una grave violazione del rapporto con il maestro. E quindi era meglio stare in silenzio ed era meglio non infastidire mai il proprio maestro. Se infatti il maestro voleva dirti qualcosa, avrebbe parlato lui. Se il maestro voleva farti fare qualcosa, te lo avrebbe detto e lo avrebbe deciso lui. In nessun modo dovevi dare fastidio al tuo maestro. Se però analizziamo questa parte, scopriamo che questa cosa di dover stare sempre in silenzio ha portato però alcune cose negative all'interno del karate. Mi spiego meglio, il maestro ti ordinava di fare delle ripetizioni e delle tecniche, ma non ti avrebbe mai spiegato il perché. Praticamente tutti i maestri si sono formati in questo modo in quegli anni. Molti maestri infatti dicevano di non conoscere il motivo del perché le mani facessero certi movimenti, per esempio in alcuni kata, e qualche grande maestro del passato era arrivato a dire che secondo lui anche il loro maestro che li aveva addestrati in realtà non conosceva il senso di certe tecniche. Questa era un'anomalia dovuta all'etichetta, era avvenuta perché nessuno di loro e nessuno in passato prima di loro era stato autorizzato a chiedere ai loro insegnanti. Come ho detto, se l'avessero fatto quella sarebbe stata la loro ultima domanda e di sicuro non volevano rovinare questa fantastica relazione che avevano costruito con tanta fatica. Questo è uno dei discorsi che dovremmo prendere in considerazione quando parliamo di karate vecchia scuola. Naturalmente questi metodi sono stati fortemente influenzati dalle circostanze di quel periodo. C'era la segretezza, c'era il divieto di praticare, insomma, per tante cose poteva avere un senso. Naturalmente questo non vuol dire che le cose poi non possano migliorare nel tempo. Sicuramente il concetto di ripetere delle ripetizioni fino a cercare la perfezione, maggior lavoro sulle tecniche di base, fortificare le caratteristiche psicologiche erano degli elementi molto validi nel karate della vecchia scuola. Il non avere però la possibilità di approfondire però portava a numerosi svantaggi.
Oggi c'è molta più comunicazione, però oggi molte scuole tendono a lavorare molto meno sul perfezionamento delle tecniche e un po' di più magari sul lato parlato. Insomma, molto probabilmente siamo ancora lontani dalla formula perfetta per insegnare, praticare e divulgare il karate. Quindi questo è quello che vi aspettava nel 1800 se volevate praticare karate. E voi cosa ne pensate? Parliamo di tutte queste curiosità qua nei commenti. Ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate like se il video vi è piaciuto, condividete pure questo video, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!